Questo termine, che sicuramente avrete tanto utilizzato e sentito, si riferisce a un movimento intellettuale e artistico in cui Rinascita sta per ritorno ai valori del mondo classico, con le sue regole e i suoi canoni di perfezione e bellezza. Il mondo classico è chiaramente quello greco e romano antico, con i trattati teorici, le sculture, gli edifici e i vasi dipinti. Il concetto di rinascita iniziò a essere usato negli ambienti culturali italiani in cui si riteneva che l'arte e la letteratura antiche stessero rifiorendo dopo secoli di oblio. L'elenco degli artisti del Rinascimento sarebbe lunghissimo, ma una sintesi si può tentare. Filippo Brunelleschi per l'architettura, Donatello per la scultura e Masaccio in pittura sono sicuramente tra i primi e più importanti artisti rinascimentali. L'altra triade fondamentale per questo movimento nella sua fase matura è costituita da Michelangelo, Raffaello e Leonardo da Vinci. In architettura l'apice fu raggiunto da Bramante, mentre fuori dall'Italia si distinsero Albrecht Dürer e Jan van Scorel. Il Rinascimento cominciò nel XV secolo ed ebbe il suo culmine nel XVI secolo per poi declinare verso il manierismo e il barocco. L'apice fu raggiunto tra il 1500 e il 1520, un periodo che viene chiamato pieno Rinascimento. La culla del Rinascimento è l'Italia e in particolar modo Firenze, anche se nel XVI secolo Roma e Venezia divennero centri artistici altrettanto significativi, senza dimenticare ovviamente le corti di Ferrara, Urbino, Milano e Mantova. Intorno al 1500 però gli ideali del Rinascimento cominciarono anche a diffondersi nel resto dell'Europa, e in particolare in Germania, Olanda, Francia e Inghilterra. Il Rinascimento si sviluppò in un periodo di profondi cambiamenti. Tra 400 e 500 si scoprì l'America, aprendo la strada della colonizzazione. Ci fu la riforma protestante innescata da Martin Lutero. Costantinopoli cadde in mano all'impero ottomano. Nacquero le monarchie nazionali in Francia, Spagna e Inghilterra. Mentre l'Italia, divisa in tante corti e staterelli, spesso in guerra tra loro, visse un momento di grande fermento artistico e culturale, segnato dalla libertà e dall'individualismo da parte dell'uomo nei confronti della politica e della vita in generale.